Buongiorno a tutti, siamo nel cuore delle Langhe, questa volta con la nuova C3 Aircross, il Restyling 2021, grazie alla concessionaria Armando di Alba per averla prestata a Terzo Garage. Allora, su questa nuova C3 Aircross che ha subito un restyling soprattutto alla parte frontale, ci si trova subito seduti molto in alto rispetto a un'auto normale. Diciamo che è una seduta da SUV, anche se le dimensioni sono molto compatte perché è solo 4,16 metri di lunghezza. La versione che abbiamo in prova è quella con la motorizzazione benzina turbo 110 cavalli, motore 3 cilindri. Il motore spinge bene, penso sia adeguato alla stazza della macchina perché comunque si rivela abbastanza brillante per questa C3 Aircross. Sulla versione da 110 cavalli il cambio è un cambio manuale 6 marce, cambio fluido, forse un po' lunga la quinta, nel senso che bisogna estendere molto il braccio per inserirla, però quando si trova la posizione di guida corretta anche questo, tra virgolette, inconveniente si supera facilmente. A bordo della C3 Aircross 2021 la cosa che salta subito agli occhi è la luminosità. Il parabrezza è molto ampio, anche la finestratura laterale, questi deflettori, chiamiamoli, fanno entrare molta luce. Per gli interni, anche qui all'occhio saltano subito i 9 pollici dello schermo touch dell'infotainment, più grande rispetto alla versione prima. Questi inserti in tessuto che ingentiliscono la plancia. Per il resto non è cambiato nulla, strumentazione analogica con un display centrale che dà le informazioni sulle marce inserite, sulla velocità, sull'autonomia, e a sinistra il tachimetro, a destra il contagiri. Volante a 3 razze classico, di qua la rotellina per cambiare le informazioni che si vedono nel display centrale del cruscotto, con l'attivazione dei comandi vocali oppure dell'interazione via Bluetooth con il telefono per ad esempio utilizzare Siri o l'assistente di Google. Di qua la sorgente audio, la lista delle radio e l'utilizzo del telefono. Quello che è cambiato dentro, e anche tanto ancora, sono i sedili. I sedili adesso sono quelli più morbidi, diciamo, più confortevoli, in pieno stile Citroën. La parte frontale è quella che ha subito i ritocchi maggiori. Abbiamo i gruppi ottici che rimangono su 2 livelli, ma adesso sono totalmente a LED, anche quelli abbaglianti e inabbaglianti. Questo fascione che divide il marchio dal resto del frontale, la calandra che ha lo stesso motivo ed è molto più grintosa. Lo stesso vale per queste 2 prese d'aria, i cui motivi colorati possono essere cambiati con tinte diverse con i pack color, anche rossi o bianchi. Diverso anche il motivo delle veneziane, che sono un tratto caratterizzante secondo me di questa C3 Aircross, del terzo finestrino laterale. E poi abbiamo il nuovo disegno dei cerchi. Questi sono da 16, ma ci sono anche da 17, entrambi in lega. La C3 Aircross offre tanto spazio. Il bagagliaio ha una capacità di 410 litri che diventano 1289 a sedili posteriori abbattuti, e poi
c'è questa possibilità che è molto importante, perché è l'unica praticamente della categoria a offrire questo vano centrale che si può sfruttare per caricare colli molto lunghi. Per chi dovesse usare la C3 Aircross anche per caricare diverse volte materiali, bagagli, un altro optional importante è il divanetto scorrevole. Tra l'altro scorre di 15 cm, ma anche in questo caso frazionato 60 e 40, quindi molto comodo per rimodulare la capacità del bagagliaio. Tra gli optional si può avere anche il sedile del passeggero abbattibile in avanti. In questo modo si possono caricare bagagli fino a 2,40 m. Qualcuno parla anche di tavola da surf, in effetti ci starebbe, basta abbattere anche i sedili posteriori. Rinnovata anche tutta la parte del tunnel centrale, rinnovata la manopola del freno a mano, gli spazi per le bottiglie, e qui abbiamo sotto il bracciolo un portaoggetti a scomparsa. Su questa versione abbiamo anche il grip control, che ci consente di andare a selezionare le diverse modalità neve, fango, sabbia oppure disabilità l'ESP, il controllo di stabilità. Questo dà una grossa mano nel caso in cui appunto ci troviamo su strade sterrate, strade innevate da poco. Non trasforma la C3 Aircross in un vero fuoristrada, perché non ha la C3 Aircross la trazione integrale, però può dare una grossa mano ed è un optional che costa 100 euro, quindi relativamente poco. Secondo me conviene anche metterlo. Insieme abbiamo l'Hill Descent Control. In pratica, premendo questo pulsante, tenendolo premuto e andando in folle, l'auto regola la velocità. Io non sto toccando nulla. Quando l'auto è su una pendenza molto ripida, da sola regola la velocità sui 5 km all'ora. E l'auto che sta andando, ovviamente su questa pendenza non così esagerata non sarebbe necessario, ma è per farvi notare che io in realtà devo solo toccare il volante. Se fossi su una discesa molto molto ripida, questo viene sicuramente comodo, questa modalità. Oltre agli ampi portaoggetti all'interno delle portiere, è rimasta anche questa comoda mensola antiscivolo dove poter riporre ad esempio chiavi, occhiali o altri oggetti. Uno sguardo ai consumi: dovremo essere tra i 6 e i 7 litri per 100 km. Ovviamente dipende sempre dall'utilizzo e dal piede di ogni conducente. Bene, la prova è finita, è stata molto divertente, molto piacevole guidare questa nuova C3 Aircross. Spero vi siate divertiti anche voi, nel qual caso magari mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao e buoni chilometri a tutti!